Compare Giacometto, il che aveva un bel galetto, quando canta... Diciamo nell'immaginario collettivo invece si pensa al Prosecco come grande spianata di vigne, no? Ma sì, nel basso sicuramente, ma non nel Valdobbiadene. Cioè il prosecchino che la gente beve non viene da qua. No, sicuramente no. Qui comincia la zona del Valdobbiadene, comincia qui da Valdobbiadene e si espande a sinistra fino al Conegliano, Vittorio Veneto. Se andate nel Conegliano e Vittorio Veneto trovate appezzamenti molto più grandi, però sono molto più giovani i nostri qui. E quindi gli altri 300 milioni di Prosecco da dove vengono? Magari nel piano, nel Coneglianese, che è un po' sul piano. Di Conegliano Vittorio Veneto hanno piantato gli ultimi 20 anni colline che sono molto meno ripide delle nostre. La qualità non è proprio uguale delle rive qui del Valdobbiadene, delle rive in pendenza con molta esposizione al sole. Secondo te è stato un bene, un male? O? Guarda, è stato anche un bene per l'economia, per tutto. E diciamo che qui la gente non ha dormito, ha lavorato, si è data da fare. Dopo ognuno dove ha la terra purtroppo pianta la vite. E noi diciamo male magari perché piantano nel piano, però se ce l'abbiamo piantiamo anche noi. Questa è la realtà. Se vedi la vite, questa è messa giù quest'anno, vedi quanto, a parte il secco che ha fatto quest'anno, e quando è morta uno si mette quella nuova. Ci sono viti in mezzo che hanno anche 40 anni. Quest'anno abbiamo vendemmiato prestino verso il 15 di settembre. Le stagioni sono anticipate. Ricordo da bambino si vendemmiava dopo il 10 ottobre. Qualche anno abbiamo vendemmiato anche il 15 di agosto. Una cosa mai pensata. L'ideale sarebbe sempre di vendemmiare sul tardi per la qualità, per le temperature, per tutto. Allora, il vin col fondo è nato, diciamo, i primi Novecento, già le prime delle guerre. Le vigne erano pochissime, esposte al sole. Vendemmiavano quei tempi a novembre, dicevano, con la neve. E l'uva aveva il grado babbo altissimo, 22, 23, non adesso 14 o 15. È il grado zuccherino che c'è nell'uva, la quantità di zucchero. Cosa succedeva? Essendo queste gradazioni molto alte, faceva una fermentazione subito, però l'alcol era tanto che poi non andava a buon fine tutta la fermentazione, restava del residuo zuccherino. Quando hanno cominciato a avere le bottiglie, chi poteva imbottigliarle, forse nel dopoguerra sicuramente, che era del 18, e mettendo il vino nella bottiglia si accorgeva che in primavera facevano la rifermentazione perché aveva questo zucchero, andava a finire per via naturale proprio. Questa è stata una cosa proprio naturale che non sapevano neanche loro all'inizio perché rifermentava. Dopo qualcuno l'ha scoperto. Questa è la parte sopra dove ancora abbiamo un po' di terra nera che è morbida, però ne abbiamo solo pochissima, 20-30 cm sotto c'è queste calcaree, c'è sassi e una terra marrone, proprio vedi questa, molto dura. E la vite fa fatica a cresce però ci vuole molto tempo, anche se è giovane bisogna sempre togliere l'erba in modo di tenerla morbida perché le radici vanno fuori. I terreni più in là vai, i terreni sono molto più morbidi, pianti la vite e in poco tempo viene. Qui nel Valdobbiadene fa un po' più fatica. Sassi e calcare, un calcare molto duro, vedi anche là, li vedi sopra quei sassi, in dialetto lo chiamiamo il fogar, il sas fogar, sarebbe la pietra focaia, e sotto è molto compatto, ci sono sempre di più, e la radice della vite fa fatica. Questo diciamo che è proprio il vin col fondo, proprio il primo che facevano i nostri nonni. La fermentazione è nella buccia, però io ci ho aggiunto anche un po' di macerazione, non lo lascio solo fermentare, però faccio i rimontaggi 4-5 volte al giorno, dipende dall'annata, sono arrivato a fare quasi anche 20-21 giorni nella buccia.
facendo questo lavoro lui estrae quello che serve per conservarsi e dura anni in bottiglia. Al contrario, magari dicono che il prosecco dura solo un anno, non è proprio vero. Per l'economia è stata una bella forza. Purtroppo si chiama prosecco come il nostro, quello è il problema. Chiamarlo Valdobbiadene dopo 40-50 anni che viene chiamato prosecco, cambiare nome in corsa è un po' difficile. Quando parli del prosecco nel mondo non distinguono le due realtà. Loro fanno il loro lavoro, purtroppo come puoi andare a frenarli? No, non avrei idea. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro e accontentarci, e spazio ce n'è per tutti, mi sembra. Le fai così come devono essere fatte, basta. Prendi quello che ti dà l'uva, in cantina fai meno che puoi, senza... È un vino, diciamo che ha i suoi limiti. Chi piace ne va matto e che vedi che cambia colore bisogna lasciarli stare. No, ma io ormai l'abbiamo abituati, li stiamo educando sì. piano piano. Basta raccontarglielo. È un ambiente, un negozio dove vengono là per i vini naturali. Qui nel mondo prosecco ti arrivano e hanno la testa magari sul prosecchin, no? E da ste robe. Noi stiamo facendo sto video apposta perché così sei tu che glielo spieghi, basta fare un minimo di introduzione in realtà. E anzi, quello che a loro sembra un difetto diventa subito un valore aggiunto. Le parole le fai in bottiglie, alla cena quando vedi tutte le bottiglie vuote lui ha già parlato. Cosa vai a dire del vino così? Parla da sé quando vedi che si beve.